E buongiorno a tutti, noi siamo già pronti in costume, già svegli stamattina perché siamo sempre alla Zoia, un posto magico dove comunque si sta parcheggiati in riva al mare. Siamo là e l'acqua qua è davvero uno splendore. Il bagno l'abbiamo già fatto ieri, ma a breve ci spostiamo per trovare altri bellissimi posti dove fermarci nuovamente e rilassarci per qualche giorno. Vediamo Mauretto se è pronto, così ripartiamo e andiamo a farci il bagnetto da un'altra parte, in attesa che il sole esca. Si è appena coperto dietro queste nuvole, quindi aspettiamo. Comunque temperatura perfetta. Bel posticino questo di questa notte, bravo Mau! La Betty non si voleva fermare. Non mi convinceva troppo, in realtà è proprio carino, molto tranquillo. Siamo voluti venire a scoprire questo Cabo Tignoso, ma purtroppo la strada è inaccessibile perché è bloccata. E abbiamo scoperto questo posto che si chiama Campillo de Adentro. Guardate un po'. Tutto circondato dalle montagne, c'è questo avvallamento dove hanno costruito questo paesino, dove con tutte coltivazioni, ovviamente c'era un bar-ristorante aperto e per il resto non c'è praticamente niente, però ci abitano delle persone. Però è carino, molto tranquillo. Molto tranquillo. Sembra la caldera di un vulcano. Ed eccoci che abbiamo trovato finalmente il nostro posto per oggi e per questa sera. Siamo sul mare, vicino a Playas de las Chapas, zona Mazaron, Puerto de Mazaron, e qui c'è un gran posto su sterrato, pieno di camper. Mauro sta posizionando il suo tavolino, i pannelli solari per caricare le batterie del nostro case portatile. E ci stabiliamo qui. Ora ci prepariamo pappa e ci vediamo dopo. È arrivato anche il momento di farci un bel giro in bici. Il vento si è alzato, i miei capelli se ne vanno da tutte le parti. Mauro pronto? Pronto! Lui e la sua maglia dell'Inter, immancabile. In che posto? Fin con la bici in spiaggia ci è arrivato Mauro. Piace qui? Fantastico, posto fantastico, vedete queste palme qua intorno che dà un'idea molto africana. Ritroviamo i pilastrini che segnano il percorso lungo queste scogliere. Già l'anno scorso li avevamo trovati, DPMT N484. Quindi da che parte andiamo ora? Boh, io adesso giravamo qua per vedere cosa c'era laggiù. Cerchiamo di arrivare alla punta dei Calnegri. Ma è quella lì o quella là in fondo il Calnegre? Punta Calnegre dovrebbe essere in quella. fondo, non la primissima ma la seconda. Là in fondo siamo parcheggiati col camper. Guardate, là. L'acqua che è venuta in questi giorni a Valencia è arrivata comunque anche qua. Le strade sono
infangatissimo, tanto che Mauro ci è rimasto con la bicicletta in una sorta di sabbia mobile, aveva i piedi infangati sino a metà polpaccio e le ruote anche, non riusciva più a uscire, adesso si è andato a lavare in mare. Ecco come è messa la bici di Mauro, poco sporca, eh? Le gomme poco sporche. La vedo di andare in quest'altra pozzanghera. Fai il bagno in pozzanghera. E dopo una scena fantoziana di Mauro, che è finito nel fango, nella palude con la bici, ho ripreso poco e si è pure arrabbiato. Avremmo spaccato. Se mi vedevate in mezzo alla fango, cioè le sabbie mobili, sono arrivato con la bicicletta, non sembrava perché c'era tutta sabbietta sopra, quindi sembrava sabbia un po' molla. A un certo punto stavo dicendo, però come molla sono finito praticamente fino a metà polpaccio nelle sabbie mobili con la bicicletta. Abbiamo finito di lavarle adesso, praticamente abbiamo consumato quasi tutta la riserva idrica del camper per lavare la bicicletta, ma era piena, oltre i suoi sandali, piena di fango, una cosa terribile. Che si dimentica di riprendere. Cosa gli devo fare? Ditemi voi, adesso faccio un quesito ai nostri follower, visto che Betty si dimentica di riprendere queste scene di vita divertenti, che poi alla fine sono tragic divertenti, cosa gli devo fare? Ditemi. Attendo di risposte nei commenti su cosa devo fare da Betty. Comunque io mica vivo con la telecamera in mano. Sì, ma lei fa la Quentin Tarantina sempre, che rompe i maroni dicendo detto qua, detto là, all'orizzonte, è tutta tecnica, e poi perde le cose fondamentali che sono le cose della E tu vita. invece cosa riprendi? Mai niente, o le cagate. E buongiorno, stamattina ci ha svegliato la signora che porta il pane, andiamo a prenderne un po'. Buona? Hola. ¿En el pan? Por favor, en pan. Bueno. Allora, qua, anche quando si è in libera, oltre che nei campeggi, al mattino arrivano un panettiere o una panettiera, in questo caso una donna, che ti portano il pane fresco. E Cos'altro hai preso? Colazione, io ho preso un croissant e un pan cioccolato, che qua la chiamano napolitana. Non si sa perché, Non si sa ma perché, la io- chiamano così. Quindi, già che ci siamo, prepariamo il nostro tavolo per la colazione e facciamo colazione. Eccoci qua. Betty e Mauretto, con il rumore del mare, pronti per una nuova avventura in bicicletta. Andiamo! Su, che ci scappa di biciclare. Eccola Mauretto in questa zona, in mezzo alle serre. Come la vedi? Come la vedi? La vedo bene, Ti piace questa zona? mi piace assai. E adesso dove andiamo? Adesso andiamo a vedere se troviamo una playa naturista. Nel senso, c'è la playa naturista. Adesso la troviamo Dobbiamo noi. cercarcela. Eccola la mappa che indica il cammino del Mediterraneo, che da qui porta a Puerto Mazaron e anche oltre. In questa bella zona, lungo questa strada sterrata che avremmo voluto fare in camper, ma è un po' difficile, allora ce la facciamo in bici, con tutte queste baiette, alcune grotte, la playa naturista e tante altre cose. Adesso andiamo a farle.
E questa che stiamo attraversando è la Sierra de las Morreras. Guardate la mappa. Noi in questo momento siamo qui e percorriamo tutto il Sentiero Rosso fino ad arrivare a Bolnuevo o, se vogliamo, anche a Puerto de Mazarón, che è là in fondo. Ecco la Bettina con la Sierra Morreras, che è questa quassù. Che meraviglia! Posto bellissimo. Bici parcheggiate in spiaggia e ora ci fermiamo per un bagnetto, un po' di sole. E siamo arrivati a Playa Desnuda. Questo è un posto delizioso. Guardate Betty come si è preparata a prendere il sole. Posto bellissimo, è commovente da quanto è bello. Che bel posto, mo! Ora terminiamo il giro in bici fino a Bolnuevo, Dove siamo arrivati col camper 2 giorni fa. che è proprio là dove ci sono le prime case. Ecco che siamo arrivati in fondo a questo sentiero percorso in 12 km e circa un'oretta di tempo, ma fatto molto con calma, con una pausa in mezzo di un paio d'ore alla Playa Desnuda, dove abbiamo fatto bagno, mangiato, dormito e ora è il momento di tornare indietro. Ma guardate che spettacolo questa sierra. Sembra di essere dove, Mau? In Marocco. Guardate, Palme, montagne brulle. laggiù dietro la Betty c'è un fortino della Legione Straniera. Posto, Bellissimo. come si dice, posto Stupendo. stupendo. Playas nudistas. Qua in Spagna li trovi ovunque, ma non ci sono nessun problema, ce n'è normalissimi. Non capisco perché in Italia non le possiamo avere, sembra ancora che sia uno scandalo mettersi sole in spiaggia. Va bene.
E buongiorno da qui, sempre nello stesso posto, sempre a Playa Covaticas, e guardate dietro che cielo, oggi è prevista pioggia ma anche tanta, quindi vediamo di muoverci appena Mauro ha finito di sistemarsi, mettere via le bici, il tavolino e partiamo. Pochi minuti dopo il video precedente abbiamo fatto giusto in tempo a mettere via bici, tavolini e tutto il resto, ci siamo un po' bagnati e è cominciato a diluviare. Visto quello che sta succedendo in queste zone negli ultimi tempi con la pioggia, abbiamo pensato bene di portare via le scatole da questo posto qua. Già, visto che siamo anche un po' in mezzo al terreno argilloso, sabbia, quindi meglio evitare, andiamoci. Ora siamo arrivati percorrendo la strada lungomare alla Punta de Calnegre, che è un posto molto bello, ma purtroppo il tempo non ci assiste. E allora procediamo piano piano, lentamente, andiamo un poco più in là. Piovuto tutta la mattina, sono ormai quasi le 3 del pomeriggio, piovuto in continuazione. Noi siamo qua, ci siamo fermati qua, siamo appena scesi da questo passo, perché queste montagne sul mare non hanno strade, soltanto qualche sentiero. Guardate che spettacolo! Questa è la valle di Calabardina. Adesso vediamo se troviamo posto nel campeggio qua sotto, altrimenti proseguiamo verso Aquiles. Speriamo che la giornata si riprenda. Per domani danno nuovamente sole, quindi dovrebbe essere un po' meglio. Forse finalmente ha smesso di piovere, ma le strade, dalle indicazioni di Google Maps, dicono che sono un po' allagate. Anzi, ci sono delle strade che paiono chiuse per allagamenti o frane. Ora quindi abbiamo una davanti, vediamo di scoprire se è possibile passare oppure dobbiamo tornare indietro. Ora vediamo se riusciamo a raggiungere quello che ci auguriamo possa essere la nostra area camper per questa notte. Al momento ci hanno detto che sono al completo, proviamo a chiedere nuovamente. La strada da dove siamo venuti è bloccata, quindi ora sposto il cartello, ci passiamo. Fortunatamente il fiume ormai era già sceso e quindi, a parte un po' di fango e detriti, ma si passava tranquillamente. Siamo arrivati al Tortugamora, siamo posteggiati qua. Ci siamo già sistemati dal caravan al mare. È un attimo, peccato solamente che a seguito delle forti piogge di questi giorni l'acqua del mare sia tendenzialmente marroncina. Ha scaricato tanta terra e quindi non è che l'acqua sia il massimo possibile, però vabbè. Playa del Charco, playa d'uso preferentemente naturista.
Dove siamo noi? Qui. Quasi spiaggia. E finalmente dopo un anno di attesa siamo riusciti a tornare al Tortugamora. A Betty era piaciuto talmente tanto questo campeggio che lei ci è voluta tornare. Oggi, proprio perché ci è voluta tornare, è diluviato tutto il giorno. Difatti, più che altro abbiamo delle spiagge qua davanti. Le spiagge sono rimaste uguali, no? L'acqua è marrone, non è azzurra, è marrone. Sono i fiumi che sono scesi in acqua di mare, quindi hanno scaricato di tutto di più. Anche le strade, avete visto le strade come erano messe. Dopo un anno di tempo ce l'abbiamo fatta. Sono 4 giorni che provo a chiamare questo Tortugamora e non ci davano il posto completo. Effettivamente pare lo sia. Ma perché non ha detto a Pablo chi era? Se a Pablo glielo diceva chi era, te lo dava subito il posto. Infatti ci ha riconosciuto subito, ha detto bentornati, finalmente siete tornati. Noi siamo arrivati comunque dopo 4 giorni e ci ha dato un posto e ce l'ha trovato per fortuna. Anche un bel posto perché siamo proprio vicino al mare, in una bellissima piazzola, abbiamo un sacco di spazio e ce ne staremo qui un paio di notti. Devi andare nei nostri video. Ah sì, con la spazzatura. Con la basura. Perché? Madonna, perché? Insomma, Pablo ci ha trovato il posto e adesso noi osserviamo il tramonto dalle lagune che Aspetta, lasciami finire di parlare. Qualcuno mi ha anche scritto oggi in un commento: mi piacerebbe vedervi litigare, non è difficile. Capita, gli ho risposto, capita ogni 5 minuti. Eccolo Pablo, senza basura, guarda. Guarda, inquadralo senza basura. Per favore. Senza basura. Che uomo, che uomo. Sempre con molta eleganza. In realtà noi veniamo qua perché, oltre a questo campeggio che è carinissimo, loro sono carinissimi e quindi anche Pablo è un ragazzo estremamente gentile, simpatico e disponibile, il posto ci piace da matti, proprio in una delle zone tra Cartagena e Almeria, assolutamente selvagge della costa spagnola, della costa mediterranea spagnola, e si sta benissimo. Ci sono spiagge naturiste qua vicino, un paesino meraviglioso che si chiama Calabardina. Poco più avanti ci sono le tortughe more che attraversano la strada, le tartarughe more che attraversano, di fatto sono i cartelli che dicono che bisogna stare attenti a non schiacciare le tortughe more. Ma tu le hai mai viste? No. Nemmeno io. Con il disastro che ha colpito la Spagna, siamo qualche giorno dopo e siamo molto dispiaciuti di quello che è successo a Valencia. Tutti i giorni aumenta il numero dei morti e purtroppo tutta la zona, sia la comunità valenciana che la comunità di Murcia che l'Andalusia, dove dobbiamo andare nei prossimi giorni, sono abbastanza devastate, sono difficili anche potersi spostare sulle strade. Difatti non è a caso che ci siamo fermati qua aspettando che si sistemi un pochettino sia la meteo che l'organizzazione logistica. Comunque dobbiamo un attimo sistemarci, organizzarci anche noi, ristabilizzarci un po'. Per ormai è più di un mese che siamo fuori. Durante un viaggio ogni tanto servono anche dei momenti di tranquillità dove potersi organizzare, dove poter sistemare le cose, mettere a posto le cose che non vanno, sistemare 2 o 3 cose nel camper, sistemare 2 o 3 cose tra di noi, smettere di litigarsi. Impossibile smettere di litigare con Mauro.